ne sai di primavera? Dammi un bacio questa sera, non guardarmi spaventata, mai nessuno ti ha baciata. Siamo qui con Paolo Zanon, uno dei più importanti esperti del mondo Vespa, e partiamo con la prima domanda. Quale caratteristiche aveva il primo modello Vespa e dove soprattutto è stato creato e sviluppato? Allora, il primo prototipo ovviamente è progettato dall'ingegner Corradino D'Ascanio, fu terminato nel settembre del 1945 nell'officina di Vigliano Biellese, un'officina che occupava circa 300 dipendenti, quasi tutti di provenienza, anzi direi tutti di provenienza di Pontedera, sotto la giurisdizione tecnica dell'ingegner Vittorio Casini. Il primo prototipo fu provato appunto nel ottobre 1945 sulla strada di salita che portava al santuario di Oropa e subito dimostrò dei problemi seri di raffreddamento del motore. Per quale motivo? Ci fu una considerazione da parte dell'ingegner D'Ascanio e di tutta la troupe dei tecnici un po' fuorviante, ovvero sia il pensare che il motore, essendo laterale con delle semplici feritoie nel cofano, avrebbe comunque avuto il sufficiente raffreddamento. Dopo alcune prove si dimostrò che addirittura la temperatura del motore arrivava fino a 300 gradi. Ecco per cui quello che siamo soliti vedere con la classica forma, questo prototipo, fu presto modificato, perché fu prima nella fine del mese di ottobre, dopo queste prove, messo un tegolino che faceva convogliare l'aria fresca al motore, ma anche questo non era sufficiente. Fu fatto un ulteriore tentativo nel mese successivo. Fu aperto sullo scudo della Vespa un varco e collegato un tubo che portava l'aria in movimento fino al motore, ma anche qui non era sufficiente, finché nel dicembre del 1945 arrivò giustamente l'idea che avrebbe dato una svolta, ovvero sia, come era già stato fatto nel precedente progetto di Spolti con il Paperino, fu montata una ventola al volano magnete con delle palette che potevano consentire così uno sviluppo di un vortice d'aria che attraverso un convogliatore portava l'aria fresca al motore. E era quasi già nata la Vespa. Rientrate tutte le maestranze presso lo stabilimento di Pontedera da Biella, è portato appresso il primo prototipo che prima ti descrivevo, nonché tutte le fusioni per la messa in produzione dei carter per le successive, nonché tutti i disegni, le tavole progettuali. La casa decise di mettere in costruzione altri 5 esemplari sperimentali, leggermente differenti tra loro e sempre più vicini a quello che poi sarebbe stato il lotto messo in produzione. Per lotto messo in produzione intendo quella che fu definita dalla casa una serie 0, ovvero sia un lotto sperimentale costruito con tecniche totalmente artigianali. Tecniche talmente artigianali che portavano una dispersione di tempo e che già la casa aveva compreso che avrebbero avuto necessità di essere sviluppate in modo diverso. Non partir, tu sei chiusa nel mio cuore, lo sento, questo amore è tutto il mio tormento. Non partir, forse tu vai lontano per cercare l'oblio, vuoi lasciarmi senza dirmi addio, forse tu. La grandezza di Piaggio fu quella di comprendere in quel momento preciso di avere l'idea giusta in mano, ma di non avere i mezzi per portare avanti il proprio progetto. Si impose di sentire all'esterno quali fossero le aziende più adatte a creare quelli che erano i componenti che avrebbero poi costituito la Vespa. La collaborazione più interessante fu quella che strinsero con l'Alfa Romeo, perché la Piaggio in quel preciso momento si trovava sprovvista di presse adeguate in grado di stampare il telaio, ad esempio, che aveva uno spessore di 18 decimi.
Dobbiamo pensare che in quel momento l'azienda era praticamente semidistrutta, per cui c'era tanta buona volontà, ma i mezzi mancavano, non solo le risorse economiche, anche i macchinari erano quasi tutti andati distrutti. In questa indagine Piaggio, attraverso il suo cognato ingegner Marsano e il dottor Giorgi di Milano, destinati all'ufficio approvvigionamenti, interpellarono l'Alfa Romeo, che si vide, come dire, favorevole ad intraprendere questa collaborazione. Da lì effettivamente si partì con una produzione di cui questo esemplare rappresenta uno dei più antichi giunti ai giorni nostri, dove effettivamente buona parte delle componenti non furono fatte dalla Piaggio, ma furono bensì fatte da ditte esterne, ovviamente su disegno dell'ufficio progetti Piaggio capeggiato dall'ingegner D'Ascanio. Ad esempio il parafango era costruito direttamente in stabilimento, come il tubo della forcella, come il manubrio, però già la carcassa del faro era fatta dall'Augusto Basili, che era proprietario dei marchi Feme e Sirne, che era un'azienda di Milano, come il fanalino posteriore. La pedalina della messa in moto era fatta dalla ditta Mazzetti, la marmitta era fatta dalla ditta Ceva, così dalla Ceva era fatto anche il manicotto che sosteneva il manubrio. E per quanto riguarda ad esempio il volano, tutto il gruppo dell'accensione del motore era fatto in parte dello stabilimento Piaggio, perché lo stabilimento, la ditta Filso di Milano, con la quale aveva stretto un accordo, in realtà non era in grado di proseguire con una fornitura regolare. I copertoni pneumatici, ad esempio, che dovevano essere già pronti nell'aprile del 46, come da accordi con la Pirelli attraverso il commendator Pozzo, in realtà gli stampi furono pronti in ritardo, per cui la Piaggio si trovò a dover montare sui primi 300 esemplari, come quella esposta, i pneumatici della Spiga Cordet, costruiti dalla ditta Superga, il carburatore dell'Orto. Ecco, se andiamo a quantificare quello che era veramente costruito in stabilimento in questo primo momento, probabilmente giungeva al 70%. È chiaro che se anche le ditte che fornivano dall'esterno i lamierati, per carità fornivano i lamierati, però questi venivano giuntati, saldati in stabilimento, e poi anche tutte quante quelle che erano le lavorazioni, nonché le fusioni dei carter, tutto quello che costituiva il motore o buona parte era fatto in stabilimento. Però anche ad esempio i cilindri, se i primi 100 esemplari delle fusioni dei cilindri e del motore erano fatti dalla ditta Gaia di Torino, poi i 3000 successivi furono fatti ad esempio dalla ditta Alfa Romeo nuovamente, mentre i successivi dalla ditta Corni di Modena. Quindi c'è stata una grandezza in Piaggio nel vedere che, non essendo in grado di portare avanti tutte quelle che erano le lavorazioni nonché le forniture che costituivano questo grandissimo prodotto, la sua grandezza fu quella di cercare di capire da ciascuno quali erano i fornitori ideali per poter portare a completamento questo grande progetto. Tu sei l'orizzonte senza nuvole.